Ipotizziamo che hai ideato la tua strategia di trading, l'hai programmata correttamente ed ottimizzata. Il risultato è un qualche centinaio di set di parametri, di cui molti apparentemente profittevoli da analizzare. Adesso devi selezionarli e trovare il set migliore. Ma come farlo? Ciao ragazzi, sono Simone. In un video precedente, di cui vi lascio il link in descrizione, abbiamo analizzato gli aspetti principali per una corretta ottimizzazione di una strategia di trading. In questo video invece cercheremo di definire delle linee guida, dei criteri per selezionare quei set di parametri ottenuti dall'ottimizzazione che restituiscono le performance migliori. Ancora un attimo di pazienza e ci vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati. Dopo aver eseguito l'ottimizzazione deve essere presa una decisione critica. Tra tutte le possibili combinazioni di parametri disponibili, quali scelgo da applicare alla mia strategia in tempo reale? Prima di tutto quello che dobbiamo fare è cercare di capire se il risultato dell'ottimizzazione ha un certo grado di significatività statistica. In altre parole, ci sono abbastanza set di parametri redditizi nello spazio di ottimizzazione per poter concludere che questi risultati non sono stati semplicemente un prodotto del caso. Se solo il 5% dei set di parametri è redditizio, probabilmente non è una strategia di trading particolarmente robusta, oppure si è trovata ad operare in condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli. Al contrario, maggiore è la percentuale di set di parametri redditizi trovati nello spazio di ottimizzazione, maggiore è la probabilità che si tratti di una strategia di trading affidabile. Come linea guida generale, almeno il 20% dei set di parametri dovrebbe produrre un profitto significativo. Una volta stabilito che il risultato è statisticamente accettabile, bisogna mappare l'andamento dei profitti al variare dei valori dei vari parametri che compongono la strategia. Generalmente è una cosa che fornisce in automatico la piattaforma di trading. Vi faccio vedere per esempio la mappatura che si può ottenere con la JForex di Dukascopy. Nell'esempio vedete due mappature dei profitti ottenuti da una strategia che, tra le altre cose, utilizza due medie mobili, una lenta ed una veloce. La strategia è stata provata su due strumenti diversi. In quello a sinistra vedete dei risultati molto positivi con dei profitti abbastanza uniformi al variare dei parametri e con la zona più profittevole nell'area centrale. Quella a destra invece ha dei colori molto più tenui, ha infatti dei profitti molto più bassi e irregolari. Inoltre molte celle sono addirittura in perdita. Quando guardiamo una mappatura dobbiamo cercare un andamento il più possibile regolare e uniforme. Ciò significa che il profitto è poco sensibile alla variazione dei parametri utilizzati e quindi che la strategia è molto robusta. Questo è importante perché se mantiene una certa costanza dei profitti al variare dei parametri, la manterrà anche al variare delle condizioni di mercato. Ma a questo punto, stabilito che l'ottimizzazione è statisticamente affidabile e complessivamente ha restituito un risultato piuttosto uniforme al variare dei valori, come faccio a scegliere il set di parametri migliore? Basta prendere quello con i profitti più alti? Ovviamente no, non è così semplice. Per selezionare il set migliore si ricorre all'utilizzo di una fitness function, o in italiano funzione obiettivo. Indipendentemente dal contesto in cui ci si trova, la funzione obiettivo è uno strumento utilizzato quando bisogna selezionare il miglior risultato ottenuto da una ottimizzazione. È composta da uno o da una combinazione di parametri che possono avere anche un peso, ovvero un'importanza diversa tra loro. Per misurare e classificare la qualità di un set di parametri associato ad una strategia di trading possono essere utilizzati diversi fattori. Poi sarà il trader a prendere la decisione finale su quale utilizzare e a quale dare più importanza associando un peso ad ognuno di essi. Ma vediamoli quindi uno alla volta. Il net profit. Questo è ovviamente uno dei parametri più importanti e il motivo è molto semplice. Senza profitto alla fine del test, tutti gli altri parametri sono privi di significato. Per chi non lo sapesse, il net profit è la somma di tutti i profitti a cui vanno sottratte le perdite e le varie commissioni relative alle operazioni. Di per sé però il semplice profitto da solo non è una misura adeguata delle prestazioni e della robustezza di un modello di trading. Per esempio potrei aver ottenuto un profitto complessivo alto solamente perché ho avuto un'operazione particolarmente fortunata. Inoltre si ignora completamente la questione del rischio. La strategia con l'utile netto più alto potrebbe anche avere un drawdown molto pesante e inaccettabile. Oppure il numero di operazioni eseguite con un determinato set di parametri non è statisticamente sufficiente, il che mette in dubbio la validità dei risultati. Il profit factor o fattore di profitto è l'utile lordo rapportato alla perdita lorda ed è un indicatore perfetto per confrontare sistemi diversi
o lo stesso sistema provato su mercati diversi. Apparentemente più alto è, meglio è. Fate però attenzione che solitamente un sistema di trading sano ha un fattore di profitto di 2. Ci sono comunque strategie molto buone con un fattore di profitto compreso fra 1,5 e 3. Se state ottimizzando le vostre strategie e ottenete dei profit factor superiori a 3, stateci attenti perché molto probabilmente è sovraottimizzata. Il drawdown. Possiamo descrivere il drawdown come la massima oscillazione al ribasso dell'equity del conto dal suo massimo precedente. È innegabile che il drawdown ha un profondo impatto psicologico ed emotivo sul trader. Di per sé però è un indicatore incompleto in quanto la pari del net profit non dà alcuna indicazione di come è stata raggiunta questa riduzione dell'equity. Non è quindi accettabile come unico criterio di valutazione e può al massimo essere utilizzato come filtro iniziale per quei set di parametri che superano un certo valore. Se volete comunque utilizzare il drawdown, vi suggerisco di associarlo al net profit, calcolando il rapporto tra il profitto e il drawdown misurati nello stesso periodo di tempo. In questo modo quindi il drawdown non è più un numero a sé, ma viene messo in relazione al profitto totale. Generalmente questo viene considerato buono quando ha un rapporto intorno a 3 o 4. La stabilità dell'equity. La stabilità o la linearità dell'equity è probabilmente uno degli indicatori più significativi. Come abbiamo detto, il net profit di per sé non ci dà molte informazioni. Un ottimo profitto potrebbe essere stato infatti ottenuto solo con 2 o 3 trade fortunati. Un sistema di trading robusto deve avere quindi una equity il più lineare possibile, data da una distribuzione uniforme di operazioni in profitto e in perdita. A questo punto un'osservazione arriva spontanea. Una equity di una sola operazione in profitto ha una linearità perfetta. Il prossimo indicatore da tenere in considerazione sarà quindi a questo punto ovvio. Il numero di trade. Ovviamente più trade ci sono e più sono i dati su cui basare le valutazioni sull'affidabilità. Sul numero di trade minimo accettabile ne abbiamo già parlato in un video precedente, quando abbiamo visto come impostare correttamente una ottimizzazione di un trading system. Se ve lo siete perso vi lascio il link nella descrizione. Tenete comunque presente che in genere è accettabile un numero di trade compreso tra 25 e 50 per ogni parametro utilizzato nel trading system. Se per esempio abbiamo quindi due medie mobili, il numero corretto è compreso tra 50 e 100. Bene, questi sono gli indicatori principali che suggeriamo di utilizzare per misurare e selezionare i set di parametri migliori. Ce ne sono poi altri, vediamoli. L'average trade, cioè l'utile lordo diviso per il numero di trade. Questo indicatore ci dice quanto guadagniamo mediamente per ogni trade e in termini assoluti il trade dovrebbe essere in grado di coprire slippage e commissioni e quindi lasciare comunque qualche profitto per il trader. La percentuale di trade in profitto rispetto al numero delle operazioni totali. Di per sé però è un numero poco significativo. Un sistema trend following può avere una percentuale di trade redditizi bassa, per esempio il 35%, ed essere comunque un sistema molto profittevole. Quando si parla di percentuale di trade in profitto bisogna necessariamente citare anche il risk-reward ratio, ovvero il rapporto tra il rischio che sono disposto a correre e il rendimento atteso di una certa operazione. Se per esempio abbiamo un risk-reward ratio corrispondente a 1 a 2, vuol dire che il rendimento sarà di 2 volte la perdita nel caso l'operazione dovesse andare male. Combinando però la percentuale di trade in profitto e il risk-reward ratio non si fa altro che ottenere il profit factor di cui abbiamo già parlato. Si tratta quindi di un indicatore ridondante. Ma facciamo un esempio. Ipotizziamo che la mia strategia abbia una percentuale di trade in profitto molto alta, del 92%. Per avere una percentuale così alta però sono costretto ad accettare un risk-reward ratio anch'esso alto, per esempio 9 a 1, ovvero se il profitto medio è di 1 euro, la perdita media sarà di 9 euro. Questi valori di per sé ci dicono poco sulla profittabilità della nostra strategia, finché non li combiniamo. Ipotizziamo quindi di aver eseguito un totale di 100 operazioni. Il profitto totale quindi è 1 euro per 92 operazioni, quindi 92 euro. La perdita totale è di 9 euro per 8 operazioni, quindi 72 euro. A questo punto se faccio il rapporto tra i due si calcola semplicemente il profit factor, ovvero 1,28. Questo significa che guadagno 1,28 euro ogni euro che perdo. Per concludere, altri parametri che potrebbero essere presi in considerazione sono il numero di trade perdenti consecutivi, la massima perdita per singolo trade e il bilanciamento tra operazioni long e short. Per ottenere tutti questi valori la procedura è molto più semplice di quello che sembra.
In un video precedente vi abbiamo infatti presentato un programma utilissimo per analizzare i risultati delle vostre ottimizzazioni, la Quant Analyzer 4, sviluppato dalla Strategy Quant. Questo programma ha veramente moltissime funzioni che vi semplificheranno il processo di analisi dei risultati delle vostre ottimizzazioni e ne potete scaricare una versione gratuita dal loro sito. Se vi siete persi il video di presentazione vi lascio il link in descrizione. Caricando quindi i report ottenuti dall'ottimizzazione nel programma, la Quant Analyzer in automatico vi restituisce la maggior parte degli indicatori che vi ho appena presentato. Se ne manca qualcuno non preoccupatevi, potete esportare infatti tutti i dati in Excel e quindi eseguire tutte le elaborazioni che ritenete necessarie. Ma a questo punto cosa me ne faccio di tutti questi valori? Quello che vi suggerisco è di normalizzare i vari indicatori che decidete di utilizzare per ogni set di parametri che ritenete interessante. Per esempio, se utilizzate come indicatore il net profit, potete associare al set di parametri con il profitto più alto un punteggio pari a 10 e a quello con il profitto più basso pari a 0. Tutte le altre vengono quindi scalate tra questi due valori e il risultato sarà che ad ogni set viene associato un punteggio compreso tra 0 e 10. La stessa cosa potete farla per il numero di trade, il drawdown e così via. Una volta terminata la vostra analisi, a tutti i vari set di parametri verrà quindi associato una sorta di pagella in cui viene riportato il punteggio associato ad ogni indicatore che decidete di utilizzare. Potete a questo punto semplicemente sommarli, mediarli o magari dare un peso diverso con dei coefficienti. Il set che otterrà il punteggio più alto sarà quello che probabilmente darà risultati migliori in termini di profittabilità e robustezza. A questo punto, una volta selezionati i set di parametri migliori attraverso la vostra funzione obiettivo, si passa alla fase più critica di tutto il processo di realizzazione di un trading system. Questa fase vi dirà se avete fatto un buon lavoro e quindi potete iniziare a pensare di attivare la vostra strategia di trading sui mercati o se invece vi conviene abbandonarla perché è troppo rischiosa. Sto parlando della Walk Forward Analysis, che discuteremo nel prossimo video. Bene, per questo video è tutto, mi auguro che vi sia stato utile per chiarire quali sono i criteri da utilizzare per selezionare i set di parametri migliori tra le centinaia che potreste ottenere dall'ottimizzazione di un trading system. Come comporre la funzione obiettivo è una scelta propria di ogni trader e dipende dalla propensione al rischio, dallo stile di trading e dalla tipologia di trading system utilizzata. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se volete approfondire le varie fasi di creazione di un trading system, vi lascio in descrizione il link di 3 libri che ritengo siano fondamentali per potersi avvicinare al trading sistematico in modo serio e profittevole, i quali sono una grande fonte di informazioni e spunti. Ci tengo inoltre a ricordarvi che AS Trading ha realizzato un corso gratuito di programmazione di trading system, che vi aiuterà passo dopo passo a programmare la vostra strategia di trading. Vi lascio in descrizione il link del video di presentazione del corso. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un bel like qui sotto. Inoltre se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere avvisati quando usciranno i prossimi video. Vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo molto presto.